Io dico che oggi la gente non ha eccessivamente cura di quello che compra. Compra le maglie a 10 euro, le mette 3 volte e poi le butta via. Noi non siamo stati abituati così. Io nel mio guardaroba ho delle maglie che sono 30 anni che le ho, sono sempre nuove. Però ho cura di queste cose, è sempre come uno le tiene anche le cose. Adesso vi dico questa, lui ieri stava facendo gli agnolotti e mentre lui fa tutta la sua pasta e poi quando li taglia mi chiama e io li vado a mettere a posto sui cabaret. Allora io mentre lui fa 2 file di agnolotti io mi siedo un momento, 2 fermi, poi mi alzo, vado di là, prendo i suoi agnolotti, è vero sì o no? Vado là, metto a posto gli agnolotti, è proprio una cosa che è di un rilassamento per me. Io non potessi più fare la maglia, sono morta proprio. Buondì! Allora, oggi finalmente siamo qui di nuovo con Claretta. Buongiorno a tutti. Vi facciamo vedere tutte le nuove creazioni, quelle più recenti, perché ce ne sono infinite, però tutte quelle più recenti che siamo riusciti a raccattare ve le facciamo vedere. Oggi vogliamo anche parlarvi di come laviamo le nostre maglie di lana, di come ce ne prendiamo cura, di come le teniamo pulite. Vi facciamo vedere nel dettaglio che prodotti usiamo e tutto quello che facciamo con Claretta, che è esperta, massima esperta. Io prendo il caffè. Che ruolo svolgi tu in tutto questo? Assisto, faccio l'assistente. Allora Claretta, facciamo vedere un po' ste maglie. Sì. Allora. Partiamo dai poncio. Ah sì. Partiamo da quello che ho addosso io, che è l'ultima creazione. Ok. Allora, quello che ho addosso lì, ultimo arrivo. Facciamo vedere da vicino sta lana che è veramente bella. Lana pazzesca. Con cappuccio. Questa è praticamente impermeabile, è super grezza. È super grezza, come piace. Con cappuccio. Allora, la produzione inverno 2025-26 è quasi tutta con cappuccio. Questa Claretta, Le ho fatte tutte. Anche il collo è nuova produzione. collo, nuova produzione. Ah, con gilet. Gilet accoppiato. C'era il trittico. Perfetto. Il mio è anche produzione inverno 26. Con cappuccio. Io ho imparato da mia suocera, che mi ha insegnato, prima mia mamma e poi mia suocera. Lei cuce veramente bene, nel senso che quando la maglia è finita si attacca per ultimo il collo. E il collo non si attacca dal rovescio come generalmente si cuciono le imbastiture accanto, si attacca tutto da sopra, prendendo dentro questa catenella che si fa chiudendo il collo. E questo alle tasche. Questo alle taschine sotto. Questo alle taschine. Poi, per non che si slabri tanto, visto che la lana qui è molto pesante e quando anche si lava potrebbe, allora tutto attorno, cominciando di qua, gli facciamo tutta una catenella che corre fino al fondo, così, da una parte e dall'altra, così quando lui si lava non si slabra. Chi è che ti ha insegnato? La nonna ha 100 anni. Ha 100 anni e si fa ancora dare le cose da montare, da fare. L'ultima maglia che ho finito a Emma, che non gliel'ho ancora portata. Domenica la nonna era a casa nostra, io l'avevo finita, le ho detto bene nonna, adesso la monto, una maglietta molto più fine, un po' più primaverile. Lei mi dice no, guarda, dalla a me, perché fin quando ci sono io ci tengo a metterla insieme, e allora ho dovuto dargliela. Allora, quest'anno ho commissionato a Claretta un poncio e lei me ne ha fatti 2 ovviamente. Prima ho fatto questo qui azzurro, con il collo lungo, col collo molto lungo, che volendo si può portare così, volendo lo puoi mettere sulla testa e serve da cappuccio. Sì, ed è molto semplice, no? Qui è fatto di 2 pezzi questo poncio. Ecco, questo è un po' più grande. Questo è un po' più grande, sempre composto da 2 pezzi. Infatti si vede che ha una cucitura qui, una cucitura qua. I pezzi sono rettangoli, si vedono qui, sono 2 rettangoli da 75 cm di lunghezza e 55 di larghezza. Qui, ecco, vedi, la cucitura praticamente ne rimane una da questa parte qui, scusa se ti giro, e una da questa parte qui. E poi a parte ho fatto il collo, naturalmente per il collo ho preso una lana che riprendeva gli stessi colori ma più fine,
perché sennò il collo rimaneva tanto spesso, solo come collo. Ho lavorato coi ferri numero 7 questa qua. Quando arrivo dagli ultimi 3-4 ferri adopero i ferri numero 8. Perché lui qui mi rimane un po' più largo e si attacca meglio, il collo non ti stringe troppo, se no stringerebbe troppo. Qui ho comprato quella lana per fare questo maglione qui a Leo. Non ho avuto abbastanza lana, non mi usciva più il cappuccio, e quindi? Allora sono tornata dal mio fornitore della lana e gli ho chiesto se non aveva più, perché praticamente riprende più o meno i colori. Lui ne aveva ancora giusto 2 etti e io con i 2 etti ho fatto questo cappuccio. Questo maglione qui praticamente adesso è da lavare, suppongo. Questa attenzione perché è pura lana. Specifichiamo che tutti i maglioni di lana, il primo lavaggio in assoluto lo facciamo fare da Claretta a mano. Anche perché le lane purtroppo sono traditrici, perché da una lana all'altra il risultato è sempre diverso. Allora io adopero dove posso lana al 100%, dove non trovo quello che cerco 75-80 lana e 20-25 di acrilico, ma l'acrilico è quello bello, perché anche di acrilico ce ne sono di tanti tipi. A lavare pura lana bisogna stare sempre molto attenti, perché la pura lana purtroppo si infiltrisce molto facilmente. Per questo io adopero un prodotto particolare, almeno saranno 30 anni o 40 che adopero questo prodotto. Io adopero veramente da 40 anni, si può dire, quando lavo la lana tutta, ma specialmente la pura lana, adopero questo prodotto qui. Questo prodotto qui per me è quello che in assoluto non mi fa infeltrire la lana. Allora, ovviamente non è una pubblicità, lo facciamo vedere perché è quello che usiamo veramente da tantissimo tempo, da generazioni si può dire, perché lo usa la nonna di Leo, Claretta, e anche noi. È un prodotto specifico per tessuti delicati, quindi lana, seta, cashmere, perché lavora molto bene a basse temperature, ha un pH neutro, ha un'azione anti-infeltrimento e ha l'87% degli ingredienti di origine naturale. Se ne usa pochissimo, veramente un cucchiaio, sia a mano che in lavatrice, e si lavora a temperature bassissime, quindi 20 gradi, 30 gradi al massimo. 30 gradi. Noi laviamo solo a 20 gradi. Poi ma io anche quando lo faccio a mano, proprio l'acqua non deve essere ghiacciata, ma appena tiepida. Di fatto la lana infeltrisce con sapone, acqua calda e movimento molto forte, quindi anche quando laviamo le maglie di lana in lavatrice, che poi vi spieghiamo come le laviamo, sempre la centrifuga bassa oppure non si fa proprio. Io non la centrifugo quasi mai, questa qui fine così. Cosa faccio? La lavo a mano, la sciacquo, la strizzo un pochino, poi mi allargo un asciugamano di spugna molto grosso e gliela arrotolo dentro e gli giro questo asciugamano così. Lei mi perde quasi la totalità dell'acqua, poi la metto sullo stendino larga così, tante volte quando è asciutta non fa neanche bisogno di stirarla. Quindi ricapitolando, il primo lavaggio di qualsiasi maglia, qualsiasi lana sia, lo facciamo sempre a mano e lo facciamo fare da Claretta, perché così vediamo come reagisce il tessuto al primo lavaggio. Dopodiché, sulla base di quello che abbiamo visto in quel lavaggio lì, i lavaggi successivi, se possiamo, li facciamo in lavatrice, ma la lavatrice la impostiamo sempre sul programma lana, usiamo sempre questo prodotto qui e ne mettiamo pochissimo. Nel programma lana prevede i chili dentro il cestello della lavatrice bassi, quindi noi laviamo, non so, di maglioni così, ne laviamo magari 2 per volta, più ci mettiamo 2 colli dentro, non si ne mettono di quindi più. Pochi capi per volta. Impostiamo la lavatrice sempre a 20 gradi, noi possiamo anche impostare l'intensità di centrifuga e noi la mettiamo a 800, il massimo è mi pare 1400. Dopodiché le stendiamo, ma non appese tipo al cappuccio, che loro penzolano giù, le mettiamo larghe, appoggiate in maniera che il tessuto rimanga, che non si allarghi. Io ho avuto tanti problemi con questa qui verde, che è rimasta molto bella, a me piace molto, ma un giorno gliel'ho vista addosso a Leonardo
qui davanti aveva tutta una peluria. Io dico, ma non è possibile che mi tiri fuori tutto sto pelo. Però poi mi sono messa lì, l'ho fatta diventare bella. Ma ecco, questa è stata una reazione alla quale sono stata anch'io un po' titubante, dico, ma che cosa fa questa lana? Generalmente le lavo. Quando sono asciutte, la prima cosa che faccio, le metto sul banco da stirare, perché loro hanno sempre qualche un po' di peluria. Prendo una spazzola così, che non è, non è tanto dura, gliela passo sopra così. E questa già mi toglie, ecco, dove il pelo però è più insistente, io ho questo spazzolino qui, che questo era di mia mamma ancora, tra l'altro mia mamma aveva il negozio, aveva la tintoria, queste cose qui le adoperava sempre. Vedi, questo ha un piccolo velcro qua sotto, no? Questa roba qui ti porta via tutto quello che vuoi. Se tu prendi qua così e fai così, qui ti porta via tutto. Oppure ho la macchinetta del toglipelo, che questo potrebbero avere tutti naturalmente. Sì, questa è una leva pelucchi questa elettrica. è una leva pelucchi, gliela metti sopra, gliela passi, ha delle velocità, una più bassa, una più alta, gliele passi sopra così e lei ti pela tutto. Allora, considerate che noi le maglie di lana non è che ce le mettiamo solo per uscire, perché sennò non le useremmo mai, perché non usciamo mai. Quindi, per esempio, questo qui verde che adesso si è portata a casa Claretta da lavare, Leo l'ha usato nella stalla a fare i lavori fuori. Io avevo anche paura di questa qui che si infeltrisse, perché questa è pura lana anche. Io dico, adesso questa qui mi diventa dura come... E invece non ha patito niente lavando la mano. Questa è un'altra maglia che ha fatto Claretta quest'anno, che ha le davanti fatto così con una lana, e le maniche sono ancora un'altra, né? Sì, qui ho fatto le maniche che riprendono lo stesso colore, ma hanno un po' di fantasia, e questo qui è questo è che punto è? Ma questo qui non saprei dirti. Questo è un punto che faccio io. Diciamo che queste maglie, nonostante che le usiamo anche per fare lavori molto grezzi in cui sono sotto pressione particolarmente, se però lavate bene e mantenute bene, non si sgualciscono, durano in eterno. Noi in genere abbiamo tantissime maglie, perché Claretta ne fa praticamente una alla settimana, quindi abbiamo gli armadi pieni. Le facciamo un po' ruotare, non è che usiamo sempre le stesse, ogni anno ne scegliamo un tot che useremo durante quell'anno lì e ce le mettiamo nel nostro armadio e stanno lì. Tutte quelle che non utilizziamo magari sono comunque chiuse in degli armadi all'asciutto, quindi non all'umidità, con sempre dei sacchettini di lavanda. Che altro? Alcune addirittura, quelle più delicate, le mettiamo in dei sacchetti di nylon da sole. Poi ogni anno comunque tiriamo fuori tutto, guardiamo che sia tutto a posto, le facciamo passare, le ripieghiamo e le mettiamo di nuovo a posto. Quindi c'è anche una manutenzione in generale. La maglia avrà 40 anni. 40 anni, sì. Adesso la sto usando io. Negli anni lavandola si è leggermente infeltrita, però quando la lana si infeltrisce così poi si ferma lì e non si muove più. Va più avanti, no. Però ti voglio anche dire che la lana di 40 anni fa, comunque sia pura lana e tutto quello che vuoi, era diversa dalla lana di adesso. Per noi tutta la produzione di Claretta, con l'aiuto di nonna Vittoria, ha un valore inestimabile, veramente. Noi avremo maglie per tutta la vita e saremo eternamente grati per questo. Le mettiamo ogni giorno dell'anno, le usiamo sempre, non usiamo nient'altro che non sia questo. Puoi vedere cosa addosso? Sì, io addosso tutti gli strati che ho sono maglie di Claretta. Questa ha fatta Claretta, questa è già a tanti anni. Qui c'è un gilet che ha fatto Claretta e qui una maglia di cotone che ha fatto Claretta. Leo non vi fa vedere, ma uguale, identico. Leo ne ha 1, 2, 3. Quindi anche in tutto l'aspetto, diciamo, abbigliamento c'è una cura gigante, c'è il lavoro quotidiano di una persona, perché Claretta penso che lavori ogni giorno, tante ore al giorno a fare la maglia. A lei piace, per lei è una cosa bella. Però io sì, lavoro tante ore al giorno, ma per me è... Quando io ho fatto i miei lavori di casa e che mi siedo, io ho la lana. Nel frattempo è stata contagiata anche mia mamma, che anche lei adesso sta sferruzzando di brutto. Anche, ma veramente, è diventata una passione. Ma questo è il collo migliore che abbiamo. Lui l'altro giorno mi ha detto, mamma, 10 colli. E dico, va bene, facciamo 10 colli.
perché nonna lei mi dice sempre, lei ha 100 anni, a lei piace lavorare ma la sferruzzare, la maglia, e lui mi chiede sempre, ma non hai niente da darmi da fare? Io faccio tutte queste maglie, ma la nonna fa le maniche, ma tutte queste maglie qui, le maniche sono fattura di nonna, lei fa tutte le 100 maniche. anni. Allora, se avete altre domande, questioni sulla lana da fare a Claretta, ce le dite e noi faremo un altro video dove Claretta risponderà. Perfetto. Per adesso questo è. Arvezze. Arvezze. Aspetta, dico ancora una cosa. Arvezze. Io vi auguro di avere una persona in famiglia che produce maglie di lana, ma se non ce l'avete potreste cominciare voi stessi. Ho contato 1, 2, 3, 4 questi cosi qui ce ne sono uguali come spessore. Se trovo una lana ancora leggermente un po' più spessa, ma se non la trovo così.